L'agricoltura è un luogo molto importante per l'innovazione del sistema dei servizi sociali, perché offre opportunità che i tradizionali servizi non offrono. Abbiamo la possibilità di stabilire relazioni attraverso quello che l'agricoltura ha sempre fatto, la multifunzionalità, l'inclusione sociale che nelle campagne, che nell'agricoltura è sempre stata presente. Persone che non possono essere aiutate in altro modo possano riscoprire la loro dignità, ritrovare le forze per uscire da una condizione di dipendenza, da una condizione di marginalità, da situazioni di difficoltà. Attraverso una cosa molto semplice, il lavoro. Possibilità quindi di sentirsi utili a se stessi e agli altri, quindi si riscopre attraverso l'agricoltura il ritmo del tempo, l'attesa per avere dei frutti, si riscopre anche l'imprevisto, la necessità di far fronte a delle situazioni di difficoltà che non erano previste. Sono tutte situazioni che permettono di andare oltre l'alternativa secca o ricovero in strutture residenziali o in servizi alla persona che però rimangono fine a se stessi, cioè rendono la persona in qualche modo oggetto di un servizio. L'agricoltura offre la possibilità per le persone in difficoltà di essere dei soggetti attivi, ciascuno secondo quello che può fare. È una grande possibilità per l'innovazione del nostro sistema e per uscire da un certo assistenzialismo che ci caratterizza o almeno caratterizza una parte dei nostri servizi. Le iniziative di agricoltura sociale nascono e si sviluppano secondo una modalità che chiamiamo di partenariato. Sostanzialmente le esperienze più efficaci sono basate su accordi tra aziende agricole, enti locali e organizzazioni del terzo settore. L'azienda è il soggetto imprenditoriale fondamentale per poter sviluppare pratiche di tipo educativo, quindi il rapporto con la produzione agricola, con gli animali, con la natura, con la terra e anche attività di formazione e inserimento lavoro. Il secondo soggetto fondamentale è l'ente locale. L'ente locale è titolare delle attività, delle iniziative di welfare e di tipo educativo e socio-riabilitativo e come tale ha la responsabilità politica e amministrativa di questo tipo di attività e di iniziative. Infine, le organizzazioni del terzo settore sono cooperative, associazioni, diverse forme giuridiche, sono quei soggetti organizzativi che lavorano con giovani in difficoltà, con disabili, con marginalità, i diversi soggetti che poi sono i veri protagonisti delle iniziative di agricoltura sociale. All'interno di questi tre soggetti si trova la figura di un ruolo di mediazione, mediazione che raccorda un po' tutte quante le parti e le fa comunicare tra loro. Nello specifico, assieme ai servizi del terzo settore, individua i beneficiari, costruisce dei percorsi individualizzati e accompagna i ragazzi direttamente nel campo, affinché quello che in qualche modo è stato costruito con i loro servizi sociali possa essere realizzato. Cerchiamo di raggiungere degli obiettivi specifici motivando i ragazzi, permettendogli di sperimentarsi in un'attività completamente diversa e che possa avvicinarli anche con passione a un tipo di attività agricola. L'identificazione appunto di opportunità attorno alle quali costruire delle partnership e aggregare diversi soggetti è un lavoro accurato e costante che va fatto, che deve essere fatto e da cui dipende essenzialmente la possibilità di creare vere e proprie iniziative di agricoltura sociale che siano sostenibili nel tempo. La cooperativa sociale Kairos sta realizzando un progetto sperimentale a Roma per verificare le potenzialità che l'agricoltura può avere nella
attività educativa e socioassistenziale con dei ragazzi, con dei giovani. Quindi noi agiamo nel progetto in due direzioni. La prima è quella di sperimentare concretamente dei percorsi di inserimento lavorativo con caratteristiche di tipo educativo. L'altra linea d'azione è quella di favorire il dialogo e la collaborazione tra soggetti produttivi, aziende agricole, i servizi sociali e le associazioni che si occupano dei ragazzi. Questa azienda agricola multifunzionale gestita da me e da mio fratello è un po' il campo, per così dire, dove il progetto sociale trova la sua applicazione. L'aspetto particolare di questa azienda agricola, dove ci sono, oltre alle attività tradizionali tipo coltivazione di seminativi estensivi, allevamenti di maiali allo stato brado, allevamenti di pecore, ha anche affiancato una serie di altre attività. Ci sono laboratori di produzione di formaggio, c'è un mini caseificio, c'è un salumificio, un'attività turistica, che abbiamo la fortuna di avere un lago dove svolgiamo diverse attività ricreative. Questa moltitudine di attività ci consente di far sperimentare il lavoro agricolo a 360 gradi a chi vuole venire qui, e questo è fondamentale per la riuscita di un progetto di questo tipo. Circa un anno fa è stato proposto al servizio sociale del mio municipio di avviare una riflessione sulla fattibilità di percorsi in agricoltura sociale per i ragazzi assistiti dal nostro servizio, per l'appunto. Inizialmente l'ipotesi ci è sembrata piuttosto distante dalla nostra operatività, dalle solite proposte che in genere utilizziamo per le famiglie e per i minori in difficoltà. Abbiamo impiegato un po' di tempo prima di realizzare che questo poteva effettivamente invece rappresentare un'opportunità, uno strumento non soltanto per i ragazzi ma anche per noi operatori, per inventare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Abbiamo cominciato a pensare che percorsi già proposti potessero essere declinati per avvicinare i ragazzi all'agricoltura sociale, che quindi ha cominciato a diventare un possibile intreccio tra i bisogni di qualcuno e le risorse di qualcun altro. E questo nel tempo si è trasformato in un percorso che abbiamo iniziato a proporre alle famiglie di alcuni dei ragazzi che seguiamo nell'ambito appunto dell'intervento domiciliare, cominciando a immaginare quale avrebbe potuto essere la ricaduta su questi ragazzi di un intervento di questa portata. Un nodo semplice intorno alla pianta e poi un altro nodo semplice subito dopo. Quale piante devi fare? Te lo faccio vedere. Vai. Quando un ragazzo arriva nell'azienda agricola, la prima cosa che dobbiamo fare è costruire l'aggancio, per cui cercare di incontrare il ragazzo e fargli capire che qui dentro c'è spazio per lui e può trovare qualcosa che gli piace, può intraprendere un percorso che poi mano a mano diventerà sempre più strutturato. Per cui di solito cominciamo sempre con una passeggiata, ce ne andiamo in campagna con una scusa qualsiasi o ci facciamo una passeggiata in riva al lago a mangiarci un'albicocca raccolta dall'albero e da lì cerchiamo di trasformare la sua perplessità in un sorriso e quindi in un'adesione al percorso educativo che poi potremmo immaginare con lui e per lui. Tutta la fase iniziale è la costruzione della relazione con il ragazzo, con il beneficiario dell'intervento, che può avvenire sia con lui da solo, sia con lui all'interno di un gruppo, per cui possa avere un gruppo di persone che accompagno a dar da mangiare ai maiali e nel frattempo la mia attenzione è individualizzata su qualcuno che so che il servizio mi ha detto mi raccomando abbia un occhio di riguardo per quello lì perché sai può avere bisogno, può trovare risorse all'interno dell'azienda. Quindi il compito di noi educatori è quello di trovare all'interno dei processi produttivi dell'azienda, delle mansioni ordinarie dell'attività agricola, qualche cosa che possa piacere al ragazzo, poi dopo mano a mano invece costruito l'aggancio cercare di aumentare la complessità della richiesta che si fa alla persona portandolo sempre di più verso un percorso educativo e sempre di meno verso un momento invece di divertimento, un momento conviviale per stare insieme. La partnership auspicabilmente dovrebbe evolvere dal livello degli interessi anche a un livello che possiamo chiamare un livello di valori, in direzione di attività considerate socialmente rilevanti.
Il vantaggio principale di svolgere un'attività di fattoria sociale in un'azienda come questa sta nella motivazione che viene incentivata tra gli operatori principali dell'azienda agricola, quindi tra i dipendenti dell'azienda agricola. Abbiamo notato che dovendo trasferire informazioni e anche le loro conoscenze su come devono essere svolti determinati lavori, è l'operatore direttamente che riceve il beneficio maggiore, in quanto deve riuscire a trasmettere quello che lui conosce, quello che lui ha imparato nella sua vita lavorativa ad altre persone. Questo lo motiva e fa svolgere il suo lavoro sempre nella maniera migliore e sempre in una maniera ripetibile, che possa essere compresa e trasmessa anche ai ragazzi beneficiari. Se vogliamo, anche un altro vantaggio che riceve un'azienda come questa, che vende i prodotti trasformati al suo interno a un pubblico composto principalmente da gruppi d'acquisto e da famiglie piuttosto che da laboratori di prodotti molto particolari, sta nel fatto che l'utenza che normalmente è interessata a questo tipo di prodotti artigianali senza conservanti, naturali, biologici, è anche abbastanza attenta alle problematiche sociali. Il progetto di fattoria sociale che stiamo intraprendendo in questa azienda in qualche maniera è proprio complementare alle altre attività che vengono svolte e per così dire la completa. È un progetto che quindi evidenzia ancora di più quella che è la mission aziendale. Passeggiando con il ragazzo c'è un momento in cui ti rendi conto che qualcosa sta cambiando. Può essere assaggiare un frutto, può essere fare un lavoro insieme, stare un momento accanto in cui la situazione si trasforma e ti rendi conto che non stai più convincendo qualcuno a fare qualcosa, ma c'è qualcuno accanto che ha voglia di fare quello che gli stai proponendo. È quel momento in cui cominci a costruire il percorso educativo per lui, perché partecipa del proprio percorso educativo. E allora è il momento in cui si comincia a pensare e poi si ripropone a tutti i partner, anche istituzionali, per cui l'organizzazione che l'ha inviato, il servizio sociale e gli altri, in modo da condividere con la rete che sostiene, sorregge e sta intorno al ragazzo il miglior percorso per lui. È un'alternativa, sta diventando un'alternativa possibile ai soliti cliché, alle solite proposte, e quella che inizialmente ci sembrava una scommessa così di poco conto si sta trasformando pian piano in una nuova risposta di welfare in cui crediamo molto, in cui stiamo cominciando a investire in termini di tempo, di dedizione, di attenzione e di responsabilità. Il lavoro non è facile perché in questo senso è innovativo, non ci sono molte esperienze a cui possiamo attingere, lo stiamo seguendo con molta attenzione, abbiamo già però verificato dei risultati straordinari. Molti ragazzi che non trovano aiuto in altri contesti lo possono trovare qui. Si sono sentiti valorizzati e hanno ripreso un dialogo e un rapporto che ha in qualche modo sorpreso gli stessi educatori e gli stessi formatori. Questa è la nostra speranza, educare con il lavoro per permettere a questi giovani di inserirsi con dignità e sentendosi protagonisti e non solo degli assistiti.